Lezione 1. Mi chiedevo se potessi prestarmi dei soldi. Ciao Anna, come va oggi? Ciao John, sto bene. E tu? Sto bene, grazie. Va tutto bene per te? Beh, ad essere onesti, sto attraversando un periodo un po' difficile finanziariamente. Mi dispiace sentirlo. C'è qualcosa che posso fare per aiutare? In realtà, mi chiedevo se potessi prestarmi dei soldi. Odio chiedere, ma ho davvero bisogno di pagare alcune bollette e sono a corto di contanti. Capisco. Quanto hai bisogno di prendere in prestito? Pensavo forse a circa $1.000. So che è molto, ma prometto che ti ripagherò il prima possibile. Ok, capisco. Puoi dirmi qualcosa di più sulla tua situazione finanziaria? Hai qualche reddito in arrivo? Ho un lavoro part-time, ma non è sufficiente a coprire tutte le mie spese. Ho anche un debito con carta di credito che sto cercando di pagare. Capisco. Bene, sono felice di prestarti i soldi, ma voglio assicurarmi che sarai in grado di ripagarmi. Hai pensato a come lo farai? Sì, ho cercato un po' di lavoro extra, e penso che sarò in grado di ripagarti entro pochi mesi. Ok, sembra ragionevole. Possiamo discutere i termini del prestito ed elaborare un piano di rimborso adatto a entrambi. Ti sentiresti a tuo agio a firmare un contratto di prestito? Sì, sicuramente. Apprezzo il tuo aiuto e voglio assicurarmi che siamo entrambi sulla stessa pagina. Ottimo, redigerò un contratto di prestito e potremo esaminarlo insieme per assicurarci di essere entrambi a nostro agio con i termini. Voglio anche assicurarmi che tu stia prendendo provvedimenti per migliorare la tua situazione finanziaria a lungo termine. Hai preso in considerazione l'idea di parlare con un consulente finanziario o di seguire un corso di budgeting? In realtà non l'ho fatto, ma è una buona idea. Lo esaminerò e vedrò se può aiutarmi a tornare in pista. Bene, sono contento di sentirlo. È importante adottare misure per migliorare la tua situazione finanziaria in modo da non trovarti di nuovo in questa posizione in futuro. Sì, lo so. Sono davvero grato per il tuo aiuto e farò tutto il possibile per ripagarti il prima possibile. So che lo farai. E ricorda, se mai avessi bisogno di aiuto o consigli in futuro, non esitare a contattarmi. Siamo amici e amici ci aiutiamo a vicenda quando ne hanno bisogno. Grazie mille, John. Sei un vero amico e apprezzo molto il tuo supporto. Lezione 2. Trovare un lavoro part-time. Quindi, Anna, hai detto che stai cercando un po' di lavoro extra. Hai avuto fortuna a trovare un lavoro part-time? Ci ho provato, ma è stata dura. Ho cercato online e sono andato alle fiere del lavoro, ma non è ancora venuto fuori nulla. Capisco. Può essere difficile trovare lavoro, soprattutto se stai cercando qualcosa part-time. Hai preso in considerazione settori o tipi di lavoro specifici? Beh, ho una certa esperienza nel retail, quindi ho guardato le offerte di lavoro in quel campo.
Ho anche preso in considerazione l'idea di fare qualche lavoro freelance nel mio tempo libero, come la scrittura o la progettazione grafica. Queste sono grandi idee. Il freelance può essere un buon modo per guadagnare entrate extra ed è flessibile in modo da poter aggirare il tuo programma. Hai guardato qualche sito web freelance, come Upwork o Fiverr? Sì. Ho creato profili su diversi siti web e spero di iniziare presto a ottenere alcuni concerti. È fantastico. Un'altra cosa da considerare è il networking. Hai amici o conoscenti che lavorano in settori che ti interessano? Potrebbero essere in grado di darti alcuni lead o referral. In realtà, ho un'amica che lavora nel marketing. Ho pensato di contattarla per vedere se conosce opportunità part-time. È una grande idea. Il networking può essere molto utile per trovare lavoro. E non dimenticare di tenere d'occhio le offerte di lavoro nella tua zona. Non sai mai quando potrebbe venire fuori qualcosa che è adatto a te. Sì, ho tenuto d'occhio eventuali nuove offerte di lavoro che si presentano. È solo frustrante perché mi sento come se stessi provando così duramente ma non arrivassi da nessuna parte. Capisco come ti senti. La ricerca di lavoro può essere un processo frustrante, ma è importante rimanere positivi e continuare a provare. Non sai mai quando potrebbe venire fuori qualcosa. E nel frattempo, continua a lavorare sui tuoi progetti freelance e su qualsiasi altro trambusto secondario che hai in corso. Hai ragione. Ho bisogno di rimanere positivo e continuare a provare. Grazie per l'incoraggiamento, John. Certo, Anna. Sono qui per supportarti. E ricorda, se hai bisogno di aiuto o consigli, non esitare a contattarmi. Lezione 3. Il nuovo modello di auto. Ciao Anna, hai sentito parlare del nuovo modello di auto che uscirà presto? No, non l'ho fatto. Cosa c'è di nuovo? Beh, è un modello ibrido che dovrebbe avere un chilometraggio del gas molto più elevato rispetto ai modelli precedenti. Ed è anche ricco di molte nuove funzionalità, come un'interfaccia touchscreen e funzionalità di sicurezza avanzate. Sembra interessante. In realtà sono sul mercato per una nuova auto, quindi potrei prendere in considerazione l'idea di esaminare questo nuovo modello. Sicuramente. Penso che sarà una grande opzione per molte persone. In effetti, ho pensato a modi per commercializzare il nuovo modello a potenziali clienti come te. Oh davvero? A che tipo di campagna di marketing stai pensando? Beh, penso che potremmo fare alcune cose. In primo luogo, potremmo creare alcuni annunci mirati che evidenziano le caratteristiche chiave del nuovo modello, come l'elevato chilometraggio del gas e le caratteristiche di sicurezza. Ha senso. Presto sempre attenzione agli annunci pertinenti alle mie esigenze. Esattamente. E potremmo anche fare un po' di influencer marketing, dove lavoriamo con gli influencer dei social media per mostrare il nuovo modello e le sue caratteristiche ai loro follower. Oh, mi piace l'idea. Gli influencer sono un grosso problema in questi giorni e penso che potrebbe essere davvero efficace. Sicuramente. E infine, potremmo fare un po' di marketing esperienziale, dove creiamo eventi o negozi pop-up dove le persone possono venire e sperimentare il nuovo modello di persona. Sembra molto divertente.
Sarebbe bello avere la possibilità di vedere l'auto da vicino e testare tutte le funzionalità. Sì, e creando queste esperienze, possiamo davvero mostrare tutto ciò che il nuovo modello ha da offrire e aiutare i potenziali clienti a capire perché è un'ottima scelta per loro. Penso che tu sia su qualcosa con questa campagna di marketing. Sarei sicuramente interessato a saperne di più sul nuovo modello e vederlo di persona. Fantastico. Farò in modo di tenervi aggiornati mentre finalizziamo i nostri piani per la campagna di marketing. E se hai altre idee o suggerimenti, sentiti libero di farmelo sapere. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire questa campagna e penso che sarà un grande successo. Lo spero. Siamo davvero entusiasti del nuovo modello e vogliamo assicurarci che le persone capiscano quanto sia bello. Grazie per il tuo contributo, Anna. Lezione 4. Il recente incidente in autostrada. Anna, hai sentito parlare del recente incidente in autostrada? No, non l'ho fatto. Cos'è successo? Beh, un autista stava andando troppo veloce e ha finito per perdere il controllo della propria auto e schiantarsi contro un altro veicolo. Era una situazione davvero spaventosa e sfortunatamente ci sono stati alcuni feriti gravi. È terribile. Spero che tutte le persone coinvolte stiano bene. Sì, è davvero sfortunato. Mi ha fatto pensare a quanto possa essere pericoloso guidare ad alta velocità in autostrada, specialmente quando c'è molto traffico. Sì, è assolutamente vero. Cerco di stare attento quando guido, ma so che ci sono molte persone a cui piace accelerare e correre rischi sulla strada. Esattamente. E non si tratta solo di essere spericolati, ma anche di essere rispettosi degli altri conducenti sulla strada. Quando qualcuno sta guidando troppo velocemente, può far sentire gli altri conducenti nervosi e a disagio, e questo può portare a più incidenti. Questo è un buon punto. Penso che sia importante essere sempre consapevoli di ciò che ti circonda quando guidi ed essere rispettosi degli altri conducenti sulla strada. Sì, e penso che sia anche importante ricordare che i limiti di velocità sono lì per una ragione. Sono progettati per mantenere tutti al sicuro e quando li ignori, stai mettendo a rischio te stesso e gli altri. Assolutamente. Penso che sia anche importante ricordare che guidare troppo velocemente può anche comportare multe e sanzioni pesanti. Quindi non solo è pericoloso, ma può anche essere costoso. Sì, questo è un altro buon punto. E non si tratta solo di eccesso di velocità, è anche importante evitare distrazioni quando si guida, come usare il telefono o mangiare mentre si è al volante. Queste cose possono anche portare a incidenti e mettere in pericolo tutti sulla strada. Sicuramente. È importante rimanere concentrati e vigili quando si guida e mantenere sempre la sicurezza come priorità assoluta. Non potrei essere più d'accordo. Dobbiamo fare la nostra parte per rendere le strade un luogo più sicuro per tutti, e questo inizia con l'essere conducenti responsabili e rispettosi. Assolutamente. Grazie per aver sollevato questo importante argomento, John. È sempre bene avere un promemoria sull'importanza di una guida sicura. Lezione 5. Shopping in giro per l'assicurazione auto. Anna, hai fatto shopping per l'assicurazione auto ultimamente?
In realtà, l'ho fatto. Sto cercando un buon assicuratore con tariffe convenienti. È fantastico. L'assicurazione è davvero importante, soprattutto quando sei molto in viaggio. Hai trovato qualche fornitore che ti piace? Ho fatto qualche ricerca online, ma non ne ho ancora trovata una che mi colpisca. Ci sono così tanti fornitori là fuori, e può essere difficile sapere quali sono affidabili. So cosa intendi. Può essere travolgente cercare di scegliere un fornitore di assicurazioni. Ma hai sentito parlare di XYZ Insurance? No, non l'ho fatto. Cosa c'è di speciale in loro? Beh, sono un fornitore davvero affidabile che offre ottime opzioni di copertura a tariffe convenienti. Hanno anche molti sconti disponibili, come sconti per conducenti sicuri e sconti multi-auto, che possono farti risparmiare un sacco di soldi. Sembra promettente. Li hai usati prima? Sì, in realtà. Sono un loro cliente da alcuni anni e sono stato davvero contento del loro servizio. Sono molto reattivi e utili ogni volta che ho domande o dubbi. È bello saperlo. Quanto è facile presentare un reclamo con loro? È molto facile. Hanno un processo online davvero semplificato per la presentazione dei reclami, il che lo rende davvero conveniente. E hanno anche una linea di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che puoi chiamare se hai bisogno di assistenza. È fantastico da sentire. Penso che sicuramente esaminerò di più XYZ Insurance. Hai qualche consiglio per ottenere le migliori tariffe? Sì, sicuramente. Una cosa che puoi fare è assicurarti di avere un record di guida pulito. Le compagnie di assicurazione offrono tariffe più basse per i conducenti con una buona storia di guida. Puoi anche considerare di aumentare la tua franchigia, che può ridurre il tuo premio mensile. E non dimenticare di chiedere eventuali sconti a cui potresti avere diritto. Questi sono ottimi consigli. Li terrò sicuramente a mente quando farò shopping per l'assicurazione. Grazie, John. Nessun problema, Anna. L'assicurazione è davvero importante ed è sempre bene assicurarsi di ottenere la migliore copertura per le proprie esigenze. Se hai altre domande o dubbi, non esitare a contattarmi. Lezione 6. Comprare vestiti online. Anna, hai mai comprato vestiti online prima? Sì. Ho comprato alcune cose qua e là, ma preferisco ancora fare shopping di persona. Posso capirlo, ma penso che lo shopping online possa essere davvero conveniente, soprattutto se sai cosa stai cercando. E con così tante opzioni disponibili, sei destinato a trovare qualcosa che ti piace. È vero. Ho appena avuto alcune brutte esperienze con le taglie fuori, o la qualità dell'abbigliamento non era buona come pensavo che sarebbe stata. Capisco. Queste sono sicuramente cose di cui essere consapevoli quando si acquista online. Ma ci sono anche molti vantaggi per lo shopping online, come la possibilità di sfogliare una selezione più ampia di articoli e trovare offerte migliori. Questo è un buon punto. In realtà ho pensato di acquistare un nuovo vestito per un evento imminente. Hai qualche consiglio per i negozi di abbigliamento online? Beh, ho avuto buone esperienze con XYZ Clothing.
Hanno una selezione davvero ampia di abiti e altri vestiti, e i loro prezzi sono davvero ragionevoli. Sembra promettente. Hai comprato qualcosa da loro di recente? Sì, in realtà. Ho comprato una camicia da loro il mese scorso e sono rimasto davvero colpito dalla qualità del tessuto e da quanto si adatta. È bello saperlo. Come è stato il processo di spedizione? La spedizione è stata davvero veloce. Ho ricevuto la mia camicia entro pochi giorni dal posizionamento dell'ordine. E hanno la spedizione gratuita per ordini superiori a un certo importo, quindi questo è un bel vantaggio. È fantastico. Darò sicuramente un'occhiata a XYZ Clothing e vedrò se hanno qualche vestito che mi piace. Hai qualche consiglio per assicurarmi di ottenere la taglia giusta? Sì, sicuramente. Assicurati di controllare attentamente la tabella delle taglie prima di effettuare l'ordine. E se non sei sicuro della vestibilità, puoi sempre ordinare 2 taglie e restituire quella che non funziona. La maggior parte dei rivenditori online ha politiche di restituzione piuttosto generose in questi giorni. È una buona idea. Farò in modo di ricontrollare la tabella delle taglie e magari ordinare 2 taglie solo per sicurezza. Grazie per i suggerimenti, John. Nessun problema, Anna. Sono sicuro che troverai un grande vestito per il tuo evento. E se hai bisogno di altri consigli o raccomandazioni, non esitare a contattarmi. Lezione 7. Quale vestito stai pensando di acquistare? Anna, quale vestito stai pensando di acquistare? Vedo alcune opzioni diverse qui. Sono davvero combattuta tra quella blu e quella rossa. Adoro il modo in cui quello blu mi guarda, ma quello rosso è così vibrante e accattivante. Capisco cosa intendi. Entrambi ti stanno benissimo. Hai pensato a quale occasione indosserai l'abito? È per un matrimonio a cui parteciperò il mese prossimo. Non sono sicuro se dovrei optare per qualcosa di più sobrio, come l'abito blu, o qualcosa di più audace, come quello rosso. Questo è sicuramente qualcosa da considerare. Se stai cercando un look più formale o conservatore, l'abito blu potrebbe essere una scelta migliore. Ma se vuoi fare una dichiarazione e distinguerti, l'abito rosso potrebbe essere un'ottima opzione. Questo è un buon punto. Mi chiedo anche quale colore sarebbe più lusinghiero per me. Beh, entrambi i colori ti stanno benissimo, ma dipende davvero dal tono della tua pelle. Se hai sottotoni freddi, il blu potrebbe essere una scelta migliore, mentre se hai sottotoni caldi, il rosso potrebbe essere più lusinghiero. Non sono sicura di quali siano le mie sfumature. Come posso capirlo? Un modo è guardare le vene del polso. Se sembrano più blu o viola, probabilmente hai sottotoni freddi, mentre se sembrano più verdi o gialli, probabilmente hai sottotoni caldi. Un altro modo è guardare i gioielli che indossi. Se hai un aspetto migliore nei gioielli in argento, probabilmente hai sottotoni freddi, mentre se hai un aspetto migliore nei gioielli in oro, probabilmente hai sfumature calde. Interessante. Non l'ho mai saputo. Penso che le mie vene siano più blu, quindi forse il vestito blu sarebbe una scelta migliore. Vale sicuramente la pena considerarlo. Ma alla fine, si tratta di ciò in cui ti senti a tuo agio e fiducioso. Se ti senti bene con il vestito rosso, allora provaci.
È vero. Penso che ora mi stia orientando verso il vestito rosso. È così sorprendente e mi sento davvero bene. Posso capire perché. È un bellissimo vestito e sicuramente fa una dichiarazione. E ricorda, alla fine della giornata, ciò che è più importante è che ti senti sicuro e a tuo agio in qualsiasi cosa tu scelga di indossare. Hai ragione. Grazie per avermi aiutato a prendere questa decisione, John. Mi sento molto meglio ora. Nessun problema, Anna. È sempre divertente fare shopping con un amico e aiutarlo a trovare l'abito perfetto. Sono sicuro che sarai fantastico al matrimonio. Lezione 8. I benefici per la salute delle banane. Anna, hai mai sentito parlare dei benefici per la salute delle banane? Sì. So che sono una buona fonte di potassio e fibre, ma non so molto oltre. È vero. Le banane sono davvero buone per te. Sono ricchi di vitamine e sostanze nutritive essenziali che possono aiutare a migliorare la tua salute generale. È interessante. Puoi dirmi di più su ciò che rende le banane così sane? Certo. Per uno, le banane sono una grande fonte di potassio, che è un minerale importante che aiuta a regolare la pressione sanguigna e la funzione cardiaca. È bello saperlo. Ho sentito dire che il potassio è importante, ma non sapevo che le banane ne fossero una buona fonte. Sì, e le banane sono anche ricche di fibre, che possono aiutare a regolare la digestione e farti sentire pieno e soddisfatto. È fantastico. Ho cercato di mangiare più fibre ultimamente, quindi forse dovrei iniziare a incorporare più banane nella mia dieta. Sicuramente. E le banane sono anche ricche di vitamina C, vitamina B6 e altre vitamine e minerali essenziali che possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario e sostenere la salute generale. Wow, non avevo idea che le banane fossero così ricche di nutrienti. Ci sono altri benefici nel mangiare banane? Sì, in realtà. Le banane hanno dimostrato di contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache, ictus e alcuni tipi di cancro. E sono anche un'ottima opzione di snack per gli atleti o le persone che sono fisicamente attive, in quanto forniscono una rapida fonte di energia e possono aiutare a ridurre i crampi muscolari. È È una grande davvero idea. Le impressionante. banane sono anche un Non frutto avevo davvero idea che le versatile, banane quindi puoi avessero così mangiarle da tanti sole, benefici per la aggiungerle a salute. frullati o farina d'avena Penso che o usarle inizierò a nella cottura. incorporarli nella mia dieta più spesso. È vero. In realtà ho visto molte ricette per il pane alla banana ultimamente. Forse proverò a farne qualcuna. Sicuramente. Il pane alla banana è un ottimo modo per utilizzare le banane mature ed è anche un trattamento davvero gustoso e salutare. Grazie per avermi parlato di tutti i benefici per la salute delle banane, John. Mi sento come se avessi imparato molto. Nessun problema, Anna. È sempre bene sapere come gli alimenti che mangiamo possono influenzare la nostra salute. E le banane sono sicuramente un'ottima scelta per chiunque cerchi di migliorare la propria dieta e il benessere generale. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.